Dire che in questo stabile è passata tutta la storia dell'automobile sembra quasi peccare di presunzione, eppure è vero, perché nei nostri 100 anni di attività possiamo dire che tutti i marchi più prestigiosi delle automobili italiane e anche non sono passati da noi. Omea nasce nel 1887 come azienda specializzata nella realizzazione di stemmi con una particolare tecnica dello smalto a fuoco, che impreziosisce quello che è lo stemma, il logo e nel campo automobilistico ha avuto un ampissimo uso e diffusione, soprattutto nell'epoca di fine inizio secolo scorso, poiché gli stemmi venivano applicati sulle carrozzerie delle vetture che uscivano dalle fabbriche più prestigiose e più importanti e che avevano un pubblico molto elitario. Per cui lo stemma realizzato con questa particolare tecnica era molto importante, perché era un po' l'imprinting, era un po' la riconoscibilità del produttore, della carrozzeria che aveva disegnato per quel cliente in particolare quel tipo di modello. Questa particolare tecnica è una vetrificazione dello smalto che resiste a qualsiasi tipo di intemperie, per cui molto resistente, molto brillante e apprezzata oggi quasi come fosse un oggetto d'antiquariato, anche se di antiquariato non si tratta. Ovviamente l'evolversi del mercato ha lasciato posto ad altre tecniche più povere come le plastiche che noi non trattiamo, mentre per i prodotti di alta gamma è rimasto ancora l'utilizzo dello smalto a fuoco ed è un po' un nostro motivo di vanto, di orgoglio, anche perché sono sempre meno, quasi diciamo, siamo quasi rimasti gli unici, tra gli unici che eseguono questo genere di lavorazione che non sia rivolta alla gioielleria, che non sia rivolta quindi a un mercato diverso, ma nell'applicazione industriale. Sicuramente per noi motivo di orgoglio è poter aver studiato il marchio Ferrari per un signore che aveva la velleità di mettere una sua scuderia, poiché già correva per la scuderia Portello, ma aveva ideato queste prime quattro vetture in cui voleva mettere su il proprio simbolo. E la storia del cavallino di Baracca, da cui è nata tutto il briefing, è nato tutto da lì, ha portato i nostri disegnatori a realizzare il disegno definitivo e la realizzazione del primo marchio della Ferrari. Questo è il primo disegno che è servito ad abbozzare e realizzare il marchio della Ferrari. Gerosa è disegnatore, ex proprietario ai tempi, e Enzo Ferrari erano soci a Baracca e Ferrari dice: disegnami un marchio per le mie automobili che si ispiri al cavallo di Baracca. Ha disegnato questo disegno e quando Ferrari l'ha visto ha detto: sì, mi piace, dice, però guarda, devi mettere la coda in alto, non in basso, che gira a sinistra, e poi sopra qui non fare come fatto con Bugatti, fare a mo' di cofano, devi fare una bella riga, tirarlo dritto perché io lo voglio rettangolare. E da qui è nato il marchio Ferrari.
È un po' difficile che non sia passata una casa automobilistica italiana dalla nostra officina, dalle nostre maestranze, anche perché Omea è situata e si colloca come stabilimento vicino a una zona in cui c'erano tanti produttori di automobili. Molto vicino a noi c'era l'Isotta Fraschini, dall'altra parte della strada c'era la scuderia Portello, eravamo sull'asse Milano-Torino, per cui sono passati un po' tutti, Lancia, Alfa Romeo, Arese soltanto a 5 km dal nostro stabilimento, Maserati, ma non dobbiamo scordare anche il nome dei grandi carrozzieri, perché i grandi carrozzieri hanno fatto parte della storia dell'automobilismo, come la carrozzeria Touring, Bertone, Zagato, Pininfarina, che vestivano le automobili, la meccanica delle automobili per i grandi committenti, per il vero destinatario finale dell'autovettura, che soprattutto comprava la meccanica ma voleva un vestito personalizzato. C'è chi andava a Parigi a farsi il guardaroba e c'è chi veniva in Italia a farsi disegnare il vestito dell'autovettura, che era un sinonimo di stile, di eleganza, comunque era qualcosa di pionieristico. Oggi ancora possediamo tutte quelle competenze e quelle artigianalità che possono permettere di avere il marchio bello come realizzato a suo tempo. Certo che sapere che marchi prestigiosi di brand come Ferrari, Alfa Romeo, hanno portato per anni dei nostri prodotti non solo realizzati da noi, ma realizzati come disegno, questo mi riferisco a Ferrari in particolar modo, è un vanto e un onore, è una cosa che è esatta, al di là del guadagno che si c'entra, ma non è questo il concetto è che noi abbiamo fatto qualcosa che posso dire che gli altri non hanno fatto. Questa è una cosa direi esaltante e bella poter raccontare, poter dire come qualcuno ha scritto, da qui è passata la storia, io aggiungo, dell'automobile.